Ben ritornati a questa nuova puntata di Facciamo Finta che in realtà è una seconda parte, perché vi dico fin da subito, intanto saluto chi era già lì pronto aspettando la seconda parte di quello che è stata la nostra puntata insieme al nostro Massimo Barbetta, dove abbiamo parlato di una certa porzione di cielo e quindi i pianeti e i portali degli dei e i passaggi che arrivavano fino a noi. Se ci state guardando anche a livello televisivo sul nostro canale YouTube, Facciamo Finta che potete anche recuperare subito poi la prima parte. Seconda parte di questo argomento, e quindi non voglio perdere ulteriore tempo, diamo subito il bentornato a Massimo Barbetta, come stai? Perfetto, molto bene. Ci siamo lasciati ieri e proseguiamo oggi in questo nostro dibattito molto a volo d'uccello su alcune conoscenze riferite dalle antiche popolazioni al cielo e a luoghi del cielo connesse con le divinità. Molto bene, molto bene. E in questo viaggio, nella prima parte, quindi magari lo state scoprendo oggi, nella prima parte sappiate che ci siamo focalizzati sempre partendo dall'antico Egitto, più verso un discorso, quindi la Bibbia, un discorso un po' ebraico, con qualche cenno anche agli Indù e agli indiani Hopi d'America. E oggi ripartiamo proprio dall'antico Egitto. Certo, perché il concetto del mondo dei morti, il mondo delle anime, che per molto tempo nella mitologia egizia era abbinato a un luogo, diciamo, inconsistente, molto spesso collocato sottoterra in una posizione indefinita, e in realtà antiche tradizioni, principalmente che derivavano dal la tradizione predinastica o protodinastica dell'antico regno, in realtà gli egizi lo collocavano nel cielo. C'è stato poi un qui pro quo relativamente spiacevole tra i primi greci che erano andati a fare dei master, diciamo così, nell'ambito della cultura egizia, e si è creato da parte loro alla domanda, probabilmente agli antichi sacerdoti, ma dove è situato il mondo dei morti, il mondo delle anime? E loro si vede che la domanda, e loro sarebbero i sacerdoti egizi, visto che la domanda si era stata rivolta probabilmente in una fase cronologica dell'anno stagionale, quindi in cui il Duat era sottoterra, cioè era sotto l'orizzonte visibile del cielo, hanno fatto un cenno come per dire che fosse sottoterra. E da qui si è generato questo equivoco tramandato in tutta la tradizione greca, esteso poi a quella latina ed arrivato persino anche a noi nell'ambito della tradizione medievale e poi anche rinascimentale, di cui l'esempio più fulgido è Dante Alighieri, che colloca la discesa nel mondo delle anime appunto discesa sottoterra. In realtà era un luogo del cielo, solo che questo luogo del cielo in una certa fase dell'anno era, che sarebbe questa fase dell'anno, era ben visibile nel cielo, perché erano in un periodo diciamo di tipo invernale, mentre nel periodo estivo dove c'era l'equinozio di autunno che dava un po' un contrassegno importante, pensiamo alla piena del Nilo e quindi con tutto un calendario zodiaco che avvisava, zodiaco si intende riferito alla stella Sotis, cioè alla stella Sirio, che annunciava appunto la piena del Nilo e quindi il ritorno e il riavvio dei cicli della fertilità, questo luogo del cielo era sotto l'orizzonte visibile e tale rimaneva per circa poco più di 2 mesi. In realtà, sempre da questi studi riferiti a tradizioni antichissime, il Duat, cioè il mondo dei morti, gli egizi lo collocavano nel cielo e vedendo alcune diciamo correlazioni molto precise prese in forma estemporanea ma che se collocate insieme sono interessantissime, ci viene detto che era situato in quella famosa zona di cielo di cui noi abbiamo parlato per tutta la puntata precedente, perché l'ingresso era vicino alla costellazione di Orione ed occupava la costellazione dell'Ariete e i decani, cioè le costellazioni subito sottostanti, e dove abbiamo parlato più volte appunto della famigerata, oserei dire, costellazione di Cetus Balina. Quindi che il mondo delle anime, il mondo dei morti, in cui ben inteso era un luogo
a dispetto di quella che è stata poi la tradizione culturale successiva, che lo vedeva un luogo estemporaneo, più che altro spirituale e comunque non materiale, per gli egizi era molto materiale, tant'è vero che venivano fatte delle descrizioni molto precise di questo, e in qualche circostanza il faraone veniva ospitato sulla nave degli dei che andavano in questo luogo, di cui veniva descritto la geografia in maniera pazzescamente, oserei dire pedantemente precisa. Ebbene, noi vediamo che se quello che il regista ci può far vedere, quell'immagine tratta dal soffitto di Sennenmut, con la famosa andamento di quelle 3 stelle poste in diagonale, di cui una aveva quella triplice formazione a goccia, ebbene, dai calcoli molto precisi che sono riuscito a estrapolare personalmente e insieme a tutte le altre tradizioni culturali e saggistiche che si sono occupati di questo, quella formazione a 3 stelle riguarda la parte superiore della costellazione di Cetus Balena, segnatamente la sua testa, perché quella formazione in cui si identificano quelle 3 stelle in diagonali, con una nella sua parte superiore sinistra e una nella sua parte inferiore destra, disegnano il profilo di una Z esattamente. In talune circostanze, qui per esempio, come si può vedere in questa immagine, manca la stella in basso a destra per mancanza di spazio, ma in realtà in altre raffigurazioni di soffitti ramessidi di poco successivi a questa raffigurazione di Sennenmut è del tutto presente. Ebbene, questo andamento si riferisce al profilo orientale della testa di Cetus Balena. Quindi questo sarebbe una riverberazione di un qualche cosa di rilevante, perché se noi vediamo come veniva raffigurata concretamente, non soltanto come un profilo di stelle, ma come una raffigurazione vera e propria, la costellazione di Cetus Balena, essa veniva raffigurata come una chimera, cioè un animale che accentra su di sé diversi parti di altri animali, e la parte anteriore della faccia veniva spesso, come possiamo vedere, raffigurata con la testa di un cinghiale o di un maiale, o in certe circostanze con quella di un delfino. Ebbene, se noi vediamo delle raffigurazioni di periodo, diciamo, V-VI secolo d.C., raffigurazioni di chiara matrice cristiana, noi vediamo che all'interno di una bocca che ha la parte, diciamo, delle fauci spostata verso il lato sinistro, queste fauci aperte contengono i dannati o quantomeno le anime. E guarda caso, molto spesso viene identificato addirittura in alcune antichissime raffigurazioni dell'arcano della Lama Maggiore numero 16, la Torre dei Tarocchi, troviamo delle raffigurazioni chiamate con l'enfer, cioè l'inferno, in cui c'è una specie di mostro che ha la bocca sempre posta dal lato sinistro dell'osservatore, semiaperta, da cui ci sono delle anime dei dannati. E in queste raffigurazioni, tratte da antichi raccolte di salmi, quindi psalteri, del V, VI, VII secolo d.C., noi vediamo addirittura la figura di Gesù che tramite il ramo, la parte bassa della sua croce, riesce a tenere aperta la bocca di questo mostro che ha la bocca dal lato sinistro, riuscendo in questo modo, grazie alla sua opera taumaturgica e di messia, a liberare le anime, assicurando loro la possibilità di poter uscire da questa bocca. Guarda caso, in queste raffigurazioni la figura di Gesù è raffigurato in alto a sinistra, e se noi vediamo una mappa stellare, qui torneremo all'incredibile concordanza di più miti e di più valorizzazioni simboliche di queste raffigurazioni, noi vediamo che la raffigurazione che secondo l'esoterismo cristiano si avvicina di più come costellazione alla figura di Gesù è Perseo, che raffigura appunto molte delle caratteristiche eroiche e psicologiche avvicinate alla figura mistica di Gesù in certe sue rappresentazioni pratiche. Ebbene, se noi guardiamo una raffigurazione di Perseo come posizione, vediamo che è posto in alto a sinistra rispetto alla costellazione della testa di Cetus Balena. Quindi quelle che vediamo, e qui sarebbe per l'ennesima volta, delle raffigurazioni simboliche apparentemente totalmente disgiunte da un contesto celeste ed astronomico, in realtà sono delle autentiche mappe stellari localizzate che si sono
diciamo, focalizzate, ripercosse nel tempo, portando il nucleo di certi elementi vivi che sono stati poi trasposti e simbolizzati in una tradizione simbolica che di astronomico apparentemente non ha nulla. Quindi vediamo come da certe piccole valorizzazioni apparentemente insignificanti possiamo trarre delle conclusioni di similitudini tra antichissime culture. Ma come abbiamo detto prima, ci sono anche delle riverberazioni di queste antiche conoscenze, per esempio nel mondo diciamo babilonese. Queste diciamo, valorizzazioni sono riferite a una costellazione che appunto è quella di cui abbiamo già parlato e di cui parlano tutti tantissimo, che sono le Pleiadi. Ebbene, la localizzazione delle Pleiadi riferito al luogo da cui venivano o potenzialmente potevano venire le divinità, sia esse Neteru nel mondo degli Egizi, sia esso Elohim nel mondo degli Ebrei, sia esso gli Anunnaki nel mondo babilonese, erano correlate alla raffigurazione del disco alato, emblema della divinità sempre riferito in queste popolazioni che avevano questa specie di simbolo. Ebbene, noi troviamo decine e decine di sigilli sumeri che riportano nell'ambito della parte inferiore e centrale delle raffigurazioni che hanno la valenza di transazioni amministrative, politiche, religiose, ex voto, steli votive, ma che nella parte superiore ci mostrano qualche cosa che è incredibilmente frequente e ripetitivo. E questo qualcosa è la presenza del disco alato connesso alla divinità stessa e al luogo di cui diciamo, questi dei potevano arrivare, correlato alle Pleiadi, ma ben inteso non necessariamente alle Pleiadi, potremmo dire tout court, ma a una posizione posta a destra, ad est in senso geografico rispetto alle Pleiadi, quasi a pensare che sistematicamente il disco alato, cioè la raffigurazione della divinità, era correlato in un luogo posto a est, a volte un pochino a nord, sopra lievemente le Pleiadi, a volte un pochino a sud di esse, un pochino sotto, ma sempre lievemente a destra. E probabilmente questa, diciamo, artifizio sicuramente non era casuale, anche perché l'estrema ripetitività di queste situazioni abbinavano il loro, diciamo, il luogo da cui venivano i loro dei e in generale gli stessi Anunnaki a un luogo posto nel cielo, sicuramente posto in vicinanza delle Pleiadi ad est di queste. E questo è un qualche cosa di estremamente strano se non si vuole necessariamente riconoscere la correlazione tra queste due situazioni. Ma incredibili somiglianze, peraltro, anche proprio fonetiche di assonanza tra il mondo babilonese e il mondo egizio, ci vengono con un piccolo collocazione di una piccola stella, di una piccola componente che loro chiamavano Aritum, che veniva collocato da essi in una posizione relativamente vicina alle Pleiadi. Poteva essere questo il nome del luogo del cielo combinato a queste pianeta degli dei? Perché se noi vediamo, diciamo, nella visualizzazione delle conoscenze dei luoghi del cielo connesse agli egizi, noi troviamo un nome riferito a un punto del cielo più o meno in vicinanza delle Pleiadi che si chiama ART. Noi sappiamo che la fonetizzazione egizia non ci è giunta, ma è chiaro che un Arit o un Aret egizio è straordinariamente simile all'Aritum dei babilonesi ed è straordinariamente simile anche per la posizione che esso occupava, sia nell'ambito egizio sia nell'ambito babilonese. Quindi non a caso, a ulteriore l'interesse precipuo per le Pleiadi come punto di inizio di una collocazione, di una narrazione di stelle, noi vediamo per esempio nella classica Mula Apin, che è questo elenco dettagliato che è presente in antichi diciamo, documenti che ci sono pervenuti dagli antichi babilonesi, che iniziano appunto una serie di elencazione di stelle nel cielo, cominciando appunto dall'asterisma
cioè dal gruppo stellare chiamato Mul, cioè le Pleiadi, cioè si inizia dalle Pleiadi, o quantomeno da un luogo che poteva essere molto vicino alle Pleiadi. Guarda caso si inizia nel luogo da cui venivano rappresentati diciamo, la sussistenza del disco alato come luogo della divinità, quasi a pensare noi dal luogo da cui venivano i nostri dei cominciamo a conteggiare e a verificare tutto quanto era l'intera volta celeste. E questo sicuramente è altrettanto importante. Un altro luogo molto importante e non del tutto conosciuto ci giunge per esempio da alcune annotazioni connesse con l'epopea di Gilgamesh, questo eroe semileggendario che ha voluto sfidare gli dei, lo ha voluto sfidare la morte cercando di prolungare la propria vita o addirittura di avere un accesso al suo amico Enkidu che invece era trapassato, era finito nel mondo dei morti, e ci sono delle scene nell'epica di Gilgamesh estremamente belle, ma c'è un qualche cosa riferito anche qui a una strana costellazione, un punto importante del cielo che nella descrizione della saga di Gilgamesh viene definito come il Nangar, cioè la casa del carpentiere. Ebbene, questa casa del carpentiere veniva correlato dagli studiosi alla costellazione del Cancro, o meglio, non proprio alla totalità della costellazione del Cancro, ma a quell'ammasso stellare che viene chiamato dai tecnici M44. Noi sappiamo che gli ammassi stellari, cioè questo gruppo di stelle molto ravvicinate tra loro, che sembrano quasi designare un piccolo nido di stelle, hanno un numero progressivo partendo dalla sigla della lettera M. Ebbene, questo ammasso stellare, di cui vedremo poi alcune piccole annotazioni molto interessanti che hanno dato una riverberazione inconscia su una cosa che peraltro noi tutti nella tradizione cristiana facciamo ancora adesso, veniva abbinato a un senso di inizio, di cosmologia, di qualche cosa che dà una genesi con il Pukku e il Mikku, che sono due parole babilonesi non completamente spiegate, che sembrano che l'inizio di un sistema, forse correlato al sistema solare, forse correlato alla nostra galassia, aveva la possibilità di creare un nuovo pace, direbbero gli autori inglesi, un nuovo ritmo, una nuova armonia. Ebbene, a un certo punto, lo stesso Gilgamesh nei suoi discorsi si lamenta, si duole quasi di aver lasciato il Pukku e il Mikku, questi arnesi strani, lo chiamano a volte il tamburo in un caso, ma è un tamburo cosmico, una bacchetta che crea un suono, che crea una vibrazione, quindi il potere della creazione, da cui appunto l'andamento di Genesi, e dice: mamma mia, se l'avessi lasciato nella casa del carpentiere in Nangar. E la casa del carpentiere è un luogo nella costellazione del Cancro, e qui ci riallacciamo perché per esempio anche per gli stessi egizi, lo vediamo nello zodiaco, esatto, M44 infatti, adesso ne parleremo un attimo di questo, la casa del carpentiere quindi aveva delle connotazioni importanti perché anche nell'ambito egizio viene fuori che c'era un interesse particolare per questa zona, e noi vediamo che nello zodiaco rettangolare di Dendera e anche nello zodiaco circolare, i primi planetari completi di cui ci sono giunti, anche se di epoca tarda, noi vediamo che la costellazione del Cancro apparentemente è messa fuori scala, quasi al creare un punto di origine di una spirale che sembra creare appunto una spirale di Fibonacci, un nuovo modo di pensare e di connettere lo spazio e l'universo in funzione di certi ambiti. Ma perché è importante M44? Perché M44 per i tecnici è chiamato appunto M44, ma per chi si occupa del valore archeoastronomico delle stelle corrisponde a un gruppo, diciamo un luogo che viene chiamato presepe. Presepe è la traduzione latina del termine mangiatoia,
E qui uno comincia a dire, ma c'è una correlazione col nostro presepe, con la raffigurazione della natività di Gesù? Ebbene, da studi che ho fatto e che ho condotto, abbinando anche dei programmi stellari che simulano il cielo nel momento in cui orientativamente si pensa che possa essere nato effettivamente Gesù, in cui c'è una incredibile e a questo punto sembra veramente poco fortuita combinazione di eventi astronomici in cui dentro l'ammasso stellare M44 Mangiatoia Presepe si colloca in un preciso giorno il pianeta Marte, mentre il pianeta Venere è situato a poca distanza al lato sinistro dell'osservatore, lievemente più in basso. Ma quasi diciamo gestissero una specie di tutela, di controllo, di sorveglianza su questo ammasso stellare Presepe Mangiatoia. Ci sono due stelle che sono la Gamma e la Delta del Cancro, che guarda caso si chiamano Asellus Australis ed Asellus Boreali, cioè Asinello del nord e Asinello del sud. Notare che per molto tempo nella tradizione del presepe si parlava di bue e di asino, ma grazie alla traduzione del presepe di Grecio voluto da San Francesco, articolato nel 1223, noi vediamo che il semplice asino diventa asinello e tale rimane per sempre. E se noi vediamo le antiche e reali e più concrete rappresentazioni del presepe della natività di Gesù, noi vediamo che la Madonna viene sempre posta a sinistra dell'osservatore, sul lato destro della mangiatoia. Guarda caso, in quel fatidico giorno, la Madonna, quindi la correlazione col pianeta Venere, che viene chiamato in antiche tradizioni esoteriche Mater Dei, cioè la madre di Dio, è situato a sinistra dell'osservatore, mentre il pianeta Marte, chiaramente di valorizzazione maschile, finisce in una certa epoca proprio dentro l'ammasso stellare della M44, cioè finisce dentro la mangiatura. Quindi è come dire che la casa del carpentiere, quindi appunto la costellazione di Nangar dei babilonesi, ha delle ripercussioni, perché noi sappiamo tra l'altro che Giuseppe veniva chiamato, il padre putativo di Gesù, veniva chiamato appunto il carpentiere. Quindi noi vediamo quante circostanze estemporanee, apparentemente poco significative tra loro, hanno delle incredibili riverberazioni in senso astronomico. E anche qui abbiamo delle raffigurazioni che, semplici manifestazioni di valore simbolico, sono delle espressioni diciamo elaborate, potremmo quasi a dire rielaborate, di antiche mappe stellari. E questo è un qualche cosa di incredibilmente significativo ed importante. Ma se noi abbiamo visto che già abbiamo accennato un pochino la volta precedente, ci sono delle ripercussioni anche in ambito degli Hindu, perché noi sappiamo che grazie al lavoro diciamo molto bello che approfondito che ha fatto David Davenport nei suoi appunti sulle ricerche delle conoscenze astronomiche delle popolazioni di lingua sanscrita, quindi degli Hindu, noi abbiamo delle raffigurazioni molto interessanti che pongono sicuramente una diciamo focalizzazione molto importante, guarda caso, esatto, questa è la mappa di Davenport esattamente, che pongono una specie di focalizzazione importante su questo luogo del cielo che abbiamo visto prima, cioè la parte della costellazione di Orione, le Iadi e soprattutto le Pleiadi. Le Iadi con la stella Aldebaran venivano chiamati Rohini dagli Hindu, le Pleiadi venivano chiamate Krittika, anche se questo fonema non è facilmente pronunciabile. Ebbene, grazie alle proprie ricerche, in maniera sbalorditiva, David Davenport ci dice che in prossimità di una zona collocata a sud-est delle Pleiadi, relativamente vicine ad esse, ma non troppo distanti dalla costellazione della parte superiore di Cetus Balena, lui segnala un circoletto. E qui dentro il circoletto lui scrive Viman Passage. Noi sappiamo che i Viman è esatto, i Viman erano i Vimana, i carri degli dei, quindi ha segnalato che un passaggio che portava probabilmente dalla Terra
e che finiva in quel punto era sede di un passaggio per i Vimana. Quindi questo riverbera incredibilmente una somiglianza sull'idea che c'erano dei condotti, delle strade nel cielo che uscivano e che entravano in determinati punti specifici, ma questo luogo posto in quella posizione sembra una chiarificazione in altra lingua, in altro linguaggio del messaggio che ci dicevano gli egizi. E quando si trovano diciamo delle identità di concetti così lontani nel tempo e nello spazio tra egizi e sumeri, cioè scusate, indù, è un qualche cosa che veramente fa pensare, dice forse sono sulla strada giusta per interpretare certe valorizzazioni. Ma se noi guardiamo sempre la mappa di Davenport e ci spostiamo lievemente verso destra, cioè verso est, portandoci nella costellazione del Capricorno, noi abbiamo di nuovo la seconda e altra e unica ulteriore raffigurazione che David Davenport fa e trova un altro Viman Passage situato nella parte inferiore o infero-occidentale della costellazione del Capricorno. Guarda caso questa cosa era perfettamente riverberata dall'ambito egizio con un'altra raffigurazione di quel Kat Nut, cioè utero della dea del cielo, che era un po' come un marcatore di situazioni molto importanti connesse a particolari luoghi del cielo riferiti alla nascita degli dei. Ma che cosa c'è nella parte infero-occidentale della costellazione del Capricorno, che a quanto pare era così interessante sia per gli egizi che per gli indù? C'era l'ammasso stellare M30. Questo ammasso stellare M30, apparentemente poco significativo, per gli antichi, sia quelli di lingua greca e sia quelli di lingua latina, cioè dei romani, veniva chiamata la porta degli dei. Un qualche cosa che consentiva il passaggio a un luogo, a un punto che era strettamente inconnesso con gli dei e aveva un suo contraltare, pensate un po', con quella che la tradizione greca e latina identificava come la porta degli uomini. Ma qual era questa porta degli uomini contraltare della M30 in Capricorno? La M44 in Cancro. E qui si chiude il ciclo, perché evidentemente anche per gli antichi, da tempi immemorabili, con chiarificazioni multiple, l'ammasso stellare M44, presepe e mangiatoia, era la porta degli uomini e grazie alle valorizzazioni di antichi autori sembrava che fosse un luogo di minore resistenza della volta celeste, vediamo appunto l'M30 in basso, quindi nella M44 era un luogo che favoriva l'incarnazione delle anime nel corpo umano e guarda caso era quello che era successo concretamente per il presepe di Gesù. Quindi vediamo come situazioni estemporanee apparentemente slegate tra loro invece si inseriscono a doppia mandata in un reticolo, in una rete informativa incredibile. Ma se noi facciamo un salto da questo e vediamo ci allarghiamo per esempio sulla diciamo, epica o epopea dell'Edda, delle tradizioni degli antichi norreni, che è stata poi ampliata e vivificata dalle tradizioni degli Asi germanici, che poi Wagner ha riportato in auge con molte opere liriche che si riferivano al più puro spirito ariano tedesco di certi tipi di razze, sicuramente troviamo delle riverberazioni, per esempio l'importanza del frassino Yggdrasil. L'Yggdrasil, questo frassino di valore cosmico combinato presumibilmente con la galassia in quanto tale, ha delle similitudini con quelle che potevano essere alcune raffigurazioni di certi alberi sacri che erano posti nel Gan Eden secondo la tradizione ebraica. Ma soprattutto, per esempio, nell'Edda troviamo delle riverberazioni e degli incrementi
di certe cose che a questo punto, diciamo, non ci stupiscono più, perché il dio Heimdallr, cioè il dio dalle corna d'Ariete, che era identificato concretamente come una rappresentazione viva della costellazione dell'Ariete, è custode insieme al Gullinkamb, il gallo d'oro, e noi sappiamo per esempio che la costellazione dell'Ariete presso le popolazioni egizie era raffigurato con una raffigurazione di un'oca o di un'anatra, quindi un uccello. Ebbene, questo gallo d'oro che si chiamava Gullinkamb e la stessa divinità dalle corna di Ariete Heimdallr è custode di un ponte. E custode di questo ponte si chiamava il Bifrost ed era il punto di passaggio nel cielo tra la terra e il cielo stesso, tra il luogo degli uomini e la terra degli dei. Quindi un'ulteriore riverberazione che qualche cosa in stretta intimità nella costellazione dell'Ariete, nelle sue vicinanze, potremmo dire nella parte magari più prospiciente verso il Toro, nella parte meridionale prospiciente verso Cetus Balena, anche il Bifrost, la ponte che faceva il trasporto, esprime comunque quello che dicevano i Viman Passage degli Indù, un passaggio che immetteva in un altro luogo connesso con gli dei. E altre raffigurazioni importanti ci vengono per esempio anche dal mondo greco, perché per esempio ci sono delle diciamo multiple raffigurazioni di tipo astronomico, perché i miti raccontano appunto questo, di una serie di vicende molto articolate, complesse, che riguardano per esempio Andromeda, Perseo, Cefeo, Cassiopea e guarda caso, e non poteva mancare, Cetus Balena. Noi sappiamo che il mito di Cassiopea, questa giovane figlia dell'ambiziosa Cassiopea che riteneva di avere la figlia più bella quasi delle Naiadi o delle ninfe, appunto suscita la rabbia degli dei che mandano a terrorizzare la popolazione un mostro balena, appunto questo Cetus Balena. Ebbene, succede che per riuscire diciamo, a eliminare queste problematiche indotte da questa punizione provocata da questo mostro marino, viene detto che per punizione appunto Cefeo e Cassiopea devono decidere di fare immolare su una rupe la bella Andromeda affinché cessino le scorrerie tremende provocate da questo Cetus Balena. Ebbene, loro malgrado acconsentono e quando passa da quelle parti Perseo coi calzari arati, che guarda caso veniva dall'Egitto, e noi sappiamo che Cefeo veniva identificato come un re etiope, e la vicenda si svolge nei pressi dell'estremità orientale del delta del Nilo, quindi inconsciamente è l'Egitto il panorama geografico dove si svolge diciamo, la vicenda di queste situazioni, e decide di intervenire, ecco appunto la vicenda di Andromeda incatenata mentre passa Perseo. Perseo dice: un attimo scendo giù per certificare che se la libero me la concediate in sposa. Loro dicono va bene, sì, ok, ne parliamo. Poi in realtà tornano indietro un po' sulle loro decisioni. Comunque lui arriva e cosa fa? Tira fuori diciamo, la testa di Medusa, che aveva un potere paralizzante su tutti quelli che la guardavano anche da morta, la fa vedere, la porta in direzione dello sguardo di Cetus Balena, che resta pietrificato e lui gli può tagliare la testa. E a questo punto la solita vicenda di tutti vissero felici e contenti. In realtà il mito ci viene detto che è stato posto da Zeus per valorizzare tutta questa complessa vicenda in costellazioni del cielo, e guarda caso Andromeda, Cefeo, Cassiopea, Perseo e Cetus Balena sono tutte costellazioni, tutte peraltro non troppo distanti tra loro. Ma se noi guardiamo la raffigurazione di Perseo, che ha in testa, cioè ai suoi piedi la testa di Medusa, lo sguardo di Medusa è diretto veramente, tracciando una linea molto precisa verso l'occhio e la testa di Cetus Balena. E guarda caso, dove si svolge questo percorso tra la testa di Beta di Perseo, cioè la testa di Algol, l'occhio, la stella negativa di Perseo,
che sta guardando la testa di Cetus Balena, lungo questo decorso passa esattamente sopra la costellazione dell'Ariete. Uno potrebbe dire, ma guarda un po' che combinazione. Quindi vediamo come anche il linguaggio del mito è una estrapolazione di antiche valorizzazioni di tipo astronomico, come dicevo prima, che si sono un po' perse nel corso del tempo, ma che se uno trova la giusta chiave di esame e di poter estrapolare la situazione, vengono fuori delle correlazioni in cui singoli dettagli apparentemente a sé stanti sono delle mappe del cielo. Altro particolare interessante che è riferito per esempio al mito di Fetonte. Fetonte era questo figlio di Elios, figlio del Sole, che ha un desiderio di condurre il carro del padre e chiaramente non ha assolutamente la competenza e la capacità per poter fare questo. Ebbene, succede che il padre acconsente, gli dà il carro, come potremmo dire adesso, gli dà le chiavi della macchina, ma lui non ha la patente, non sa guidare e a un certo punto fa dei disastri. E il mito racconta che quando i cavalli del carro di Fetonte arrivano in prossimità dello Scorpione nel cielo, e quindi vediamo la costellazione dello Scorpione, i cavalli si imbizzarriscono, scartano e lui cade, e devono dire, addirittura alcune divinità dicono che lo devono fare perché se no la terra non avrebbe requie, perché il potere del sole, che avrebbe la capacità di bruciare tutto e tutti, creerebbe la morte e la devastazione sulla terra. Ebbene, anche questo sembra un mito di un qualche cosa, di un qualche evento cosmico correlato al cielo, in cui il Sole, o quantomeno la Terra, perché il Sole è difficile che si muova, ma la Terra invece sì, devia sul suo asse, si sposta dalla sua posizione orbitale, possa avere cambiato qualcosa. C'è una tradizione di stampo esoterico, di tipo connesso con antiche tradizioni di tipo astrologico, che correla una particolare zona di cielo a una zona che veniva definita in questo ambito via combusta, cioè via bruciata dal Sole, che quindi si era avvicinato troppo a questa zona. Ebbene, secondo queste antichissime tradizioni di matrice astrologica di cui non si sa più l'origine, bene o male sembra che appunto questa via combusta fosse vicino allo Scorpione, e anche qui vediamo come apparenti, insignificanti definizioni trovano conferme nei miti. Quindi evidentemente noi sappiamo che in origine la costellazione dello Scorpione era molto più grande, perché in origine prendeva anche tutta la costellazione della Bilancia, di cui i due piatti della bilancia erano in realtà le due chele dello Scorpione, e quindi vediamo appunto che la via combusta prende anche parte della bilancia, come era in origine la situazione. Quindi vediamo appunto, come ripeto anche prima, ci sono delle incredibili somiglianze di quando si ha un settore del mito più o meno non del tutto spiegabile in senso umano come vicende. Diciamo l'esperienza di dopo aver letto il Mulino di Amleto, di questo saggio che abitua a vedere certi miti e di trovare, ove possibile, una chiave di lettura astronomica, ha delle, diciamo, ripercussioni non da poco. È interessante anche in questo senso, e quindi ci ravviciniamo anche alla tradizione latina, che uno studio interessante che ha avviato Felice Vinci, autore di quella importante ricerca della correlazione dei valori geografici della collocazione del mondo di Omero, dell'Iliade e dell'Odissea, abbinato al Baltico, in cui sembra che possa avere trovato da qualche frammento di antichi scrittori che una specie di correlazione come in alto così in basso tra le Pleiadi, le 7 stelle, le 7 sorelle e i 7 colli di Roma, quasi da far pensare che poteva forse non essere stato del tutto casuale che la fondazione della città eterna si fosse sviluppata, almeno inizialmente, su questi 7 colli, per una specie di valorizzazione ed imprimatur dall'alto che appunto la città di Roma, o quantomeno la sua principale origine, potesse riprendere la costellazione, cioè quantomeno il gruppo delle Pleiadi, e quindi in quanto tale essere questo, diciamo,
l'elemento cardine di questa città eterna, abbinata a una raffigurazione appunto del come sopra così sotto. E quindi questo è un qualche cosa di nuovo che avvalora un certo tipo di indagine in una certa direzione. Se c'è qualche domanda, io sono qui a disposizione. Ma diciamo che intanto la mia più grande domanda è perché non insegnano queste cose a scuola? Nel senso che ci sarebbe molto più interesse da parte degli studenti e molti più professori come te, perché mentre tu parlavi io più che un presentatore sono stato uno studente, mi sono messo bravo bravo Ringrazio, al primo banco il miglior complimento. e non apro bocca perché sei talmente così bravo nello spiegare che le ore volano e uno capisce tutto. Quindi io più che un presentatore Sì. sono al primo banco e mi fa piacere che questa lezione sia condivisa da un sacco di persone sia a livello televisivo che sul web. E quindi no, io lascio a te perché è stato tutto chiarissimo e mi chiedo veramente come mai noi figli degli anni Ottanta per le prime nozioni di astronomia abbiamo dovuto aspettare i Cavalieri dello Zodiaco, mentre invece a scuola... Beh, c'è da dire purtroppo che alcune connotazioni. Prima di tutto ci si abitua troppo a guardare, chi ci crede, alle previsioni astrologiche spicciole e a tutt'oggi si pensa che chi si occupa di stelle viene guardato con una punta di criticità perché comunque siamo troppo abituati a gestire le cose sul nostro mondo, sul nostro pianeta, a essere impregnati di umanità terrestre per alzare il cielo, gli occhi al cielo e guardare cosa c'era. Noi pensiamo che nei tempi andati non c'era la televisione, né i telefonini, né internet, né i libri, quindi il cielo era veramente lo schermo di quello che capitava. E noi sappiamo, e ce lo dicono tutti i testi, che le antiche popolazioni, non sapendo, diciamo, cosa fare di notte, se soffrivano di insonnia, e poi comunque ci si sono appassionati, guardavano il cielo per ore e ore. Addirittura ci sono dei riferimenti in Platone che dicevano che c'erano questi antichi saggi che studiavano e annotavano quello che capitava nel cielo da tempi memorabili, addirittura si butta lì una data di 10.000 anni, riferito sempre all'ambito egizio. Quindi noi abbiamo perso concretamente, non so se capita a magari a qualcuno di voi, che quando si esce fuori di casa non si alza manco la testa, soprattutto se è di notte, logicamente, quando c'è la possibilità di vedere il cielo stellato, siamo così pieni delle nostre preoccupazioni che al massimo diciamo, ma che bello, che cielo, tutte con queste stelle. Finito questo discorso, abbassiamo lo sguardo e proseguiamo. Non abbiamo più l'amore per guardare l'interesse di questo, perché sono cambiati i tempi, sono cambiati gli interessi e quindi questo atteggiamento contemplativo di questo è diventato, diciamo, quasi opzionale e quindi tutto il linguaggio del mito che si appoggiava su questi fenomeni di celesti di tipo astronomico, che per gli esperti dell'epoca erano, diciamo, molto presenti, che sono stati codificati nel linguaggio del mito da una parte per essere ricordati più facilmente e dall'altro per essere tramandati alla popolazione, ma chi lo sapeva, chi ne era a conoscenza, ben sapeva che si trattava di come per esempio quella potremmo dire quell'aforisma che serve per ricordarsi i numeri dei singoli giorni che corrispondono ai mesi, no? Dice di quello che 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, cioè quello che è una specie di filastrocca che serviva per delle scopi ben precisi, per ricordarsi qualcosa di più ampio e complesso in senso astronomico, più o meno connesso con un assetto teologico e riferito agli dei, è diventato ed è rimasto purtroppo soltanto a quella favoletta che serviva come promemoria, che si è completamente strapolata dal significato reale e la gente dice ma è il mito, è leggenda, chissà perché dicevano questo, ma non lo sappiamo, forse erano abitudini, forse erano usi di cui non sappiamo, come dire, sembravano un po' stupidotti questi antichi che si vede non avevano niente da fare per raccontare fole e sciocchezze di questo tipo. In realtà un tipo di approccio che cerca di vedere nel linguaggio, o è possibile chiaramente, nel linguaggio del mito un approccio di fenomeni astronomici e di valorizzazione,
si è talmente perso che chi se ne occupa e cerca di ripristinarlo deve fare un lavoro improbo e deve prendersi anche delle potenziali critiche di qualcuno che dice: ma figurati se avevano questa cosa di valorizzare il linguaggio del mito sotto forma di fenomeni astronomici, ma questa è un'idea, è assolutamente un'ipotesi, non c'è la minima prova che sia così. Quindi c'è stato completamente un ribaltamento dove il mito era in funzione di una descrizione di un fenomeno astronomico, il fenomeno astronomico è scomparso, è rimasto il mito e si fa molta fatica a valorizzarlo in quella che era la sua analisi originale. Quindi diciamo è un lavoro di ricerca veramente molto impegnativo e faticoso questo. Io intanto ringrazio tantissimo Massimo Barbetta per essere stato insieme a noi e abbiamo Grazie a aperto voi per un nuovo l'ennesima volta. fronte. Un'ultima precisazione, le mappe le abbiamo prese anche da Enrico Baccarini, soprattutto per il discorso indù, che è stato anche con noi, quindi vi rimando anche nelle scorse puntate a cercare la puntata proprio con Baccarini stesso. Sia nella prima parte che nella seconda parte abbiamo accennato su Marte a un qualcosa che è accaduto nel nostro sistema solare che potrebbe riguardare da vicino anche altre puntate che abbiamo fatto, proprio a qualcosa che è caduto dall'alto e ha rovinato e ha sterminato intere civiltà nel passato della Terra. Quindi andrebbe poi così anche approfondito quello che magari ciclicamente avviene nel nostro sistema solare. Quindi io ringrazio ancora Massimo Barbetta per essere stato dei nostri. Grazie a voi, E sempre un piacere parlare con voi. noi sicuramente preparati perché torneremo da te presto, abbiamo fatto Perfetto. anche nelle nostre dirette, di tanto in tanto chiediamo qualcosa dell'argomento dell'antico Egitto, i riferimenti alle tue puntate sono tra i best seller, i più richiesti, ecco. Sono molto contento di questo, grazie a voi. E con voi ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando cercate Facciamo Finta Che su tutti i social e andate a riguardare più volte anche le scorse puntate perché un filo conduttore comune c'è sempre, più andiamo avanti e più sembra evidente, quindi grazie di cuore da parte mia, di Manuel il regista e di tutti i nostri autori volanti che intervengono per darci una mano, un abbraccio grande, appuntamento alla prossima puntata.